Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, ma non una borsa, bensì una stola. La mia stola a coda di drago che ho realizzato in questa variante di colore spettacolare. Nello specifico ho utilizzato un filato firmato Lane World e sto parlando del Merino Mix Sport. Ce l'ho anche in queste due colorazioni. Vi consiglio assolutamente di provarlo non solo per le colorazioni ma anche perché si lavora veramente benissimo, è super scorrevole, morbidissimo da lavorare e vi consiglio comunque di provare questa sfumatura perché è veramente fantastica. Nel box informazioni qui in basso vi lascerò il link diretto al sito insieme al mio codice sconto dedicato a voi del 10%. Trovate tutte le info sia qui sul video che nel box informazioni. Questo è un progetto veramente facilissimo da realizzare, è anche alla portata delle principianti perché ho utilizzato veramente una lavorazione facilissima. Io ho realizzato una stola molto lunga e nonostante tutto il lavoro è stato molto scorrevole. Io spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Già nel tutorial del Bactos avevo chiesto se volevate vedere altri tutorial di quel genere, le vostre risposte sono state tutte super positive, ve lo richiedo, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vorreste vedere. Mi raccomando, non dimenticate di condividere il video con tutte le vostre amiche creative, seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Ora vediamo cosa ci occorre per realizzare questa stola e poi passiamo subito al progetto. Per questo progetto ho utilizzato circa 150 grammi di Merino Mix Sport, uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dovremo avviare il nostro lavoro dalla parte più stretta e poi man mano si andranno a creare gli aumenti. È un progetto veramente semplicissimo anche a prova di principiante perché i passaggi sono veramente molto semplici. Quindi vediamo subito come avviare il lavoro. Facciamo un cappio. Ed avviamo 4 catenelle che poi chiuderemo in cerchio con una maglia bassissima. Quindi 4 catenelle, inseriamo l'uncinetto nella prima e chiudiamo appunto bassissimo in questo modo. Alziamo il lavoro facendo 3 catenelle che poi andranno comunque a sostituire la prima maglia alta e all'interno di questo cerchio che si è creato con le 4 catenelle andiamo a lavorare una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte. Facciamo poi una catenella e una maglia alta doppia, quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, ci inseriamo sempre all'interno del cerchietto e andiamo a lavorare una maglia alta doppia chiudendo le maglie 2 per volta. In questo modo voltiamo il lavoro, facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta nello spazio che si è formato qui con una catenella, quindi inseriamo l'uncinetto in questo spazio e lavoriamo una maglia alta, poi ci spostiamo nello spazietto successivo, quindi esattamente quello dopo le 2 maglie alte e lavoriamo all'interno una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta sempre nello stesso spazio. Da qui iniziamo a contare le nostre 8 righe che comporranno il primo modulo, perché come potete vedere abbiamo diversi moduli tutti da 4 righe. Se preferite potete andare a posizionare un marcapunti proprio in questa riga così da riconoscere la prima riga delle 8 che dovremo lavorare. Ora voltiamo il lavoro, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, all'interno di questo primo spazio lavoriamo 2 maglie alte,
1 e 2, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio, 1 e 2. Ora ci spostiamo nel secondo spazio dove andremo a lavorare lo stesso procedimento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e 2 maglie alte. Dobbiamo creare comunque anche l'aumento, perché come avrete notato ad ogni riga andremo ad aumentare, e per creare l'aumento si fa semplicemente in questo modo: una catenella ed una maglia alta doppia nello stesso spazio. L'aumento ovviamente si fa sempre su questo lato e questo sarà il risultato. Come potete vedere stiamo andando ad allargare il lavoro. Ora voltiamo il lavoro, facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Queste 5 catenelle sostituiscono la prima maglia alta doppia e la catenella. Lavoriamo una maglia alta esattamente in questo spazio che abbiamo creato, quindi l'aumento. E poi procediamo lavorando nello spazio successivo una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Lavoreremo lo stesso modulo anche nello spazio successivo, quindi esattamente qui. Ora voltiamo il lavoro e ripetiamo il procedimento nella riga precedente a quella appena lavorata, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte in questo primo spazio, una catenella e 2 maglie alte nello stesso spazio ovviamente. Ripetiamo lo stesso procedimento anche nei 2 spazi successivi, quindi lavoreremo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ed ora andiamo a lavorare l'aumento, quindi una catenella ed una maglia alta doppia nello stesso spazio. In questo modo avremo creato uno spazio in più e si procede nello stesso modo fino ad ottenere 8 righe totali partendo dal marcapunti che abbiamo applicato. Quindi raggiungiamo queste righe e poi vi mostro come procedere poi con la lavorazione per creare questa scanalatura. Ok, ho lavorato l'8ª riga, ovviamente tralasciando sempre il primo modulo che non conteremo. Andiamo a contare queste prime 8 righe da dove abbiamo messo il marcapunti, quindi da dove abbiamo 2 ventaglietti.
1 2 3 4 5 6 7 8. Continueremo ovviamente lavorando sempre nello stesso modo, non cambierà assolutamente nulla, ma ogni 8 righe noi dovremo andare a fare una diminuzione verso la fine. Quindi, come potete vedere qui dove io ho già lavorato, ho lavorato ovviamente il modulo iniziale che non contiamo nelle 8 righe, ho lavorato 8 righe e poi, come potete vedere, c'è questa scanalatura. Quindi ho fatto una diminuzione, ma volendo potete anche continuare senza fare questo procedimento, quindi vi viene tutto bello dritto. Ma se preferite l'effetto con le scanalature dovete comunque saltare un ventaglietto ogni 8 righe. Quindi ho lavorato le mie 8 righe, ora procedo con la lavorazione come abbiamo fatto finora. Devo fare quella con i ventagli da una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Parto sempre con le 5 catenelle ed una maglia alta nel primo spazio per lavorare il primo aumento, poi procedo lavorando una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta in ogni spazio. E ci fermiamo esattamente qui, quindi non andiamo a lavorare l'ultimo ventaglio, voltiamo il lavoro e procediamo nello stesso modo. Ovviamente sposteremo il marcapunti su questa riga perché da qui parte il nuovo gruppo da 8 righe, quindi lo sposto esattamente in quest'ultima riga lavorata e procedo lavorando nello stesso modo. Quindi ora devo fare i ventagli, lavoro 2 catenelle per alzare il lavoro, poi 2 maglie alte in questo spazio, una catenella e 2 maglie alte nello stesso spazio, poi passo nello spazio successivo e ripeto lo stesso procedimento fino al termine della riga. Se invece non volete questo effetto con le scanalature, vi basterà continuare a lavorare tutti i ventagli senza saltare nulla, ma lavorando comunque gli aumenti sempre sul lato quello dritto. Per questo tipo di progetto vi consiglio comunque di utilizzare questa tipologia di filato perché ha delle sfumature bellissime, ci sono anche altre tonalità, ma in ogni caso vi consiglio di utilizzare comunque un filato che abbia tante sfumature di colore perché l'effetto finale è veramente eccezionale. In questo caso io sto utilizzando il Merino Mix Sport di Lane World, ce l'ho anche in queste due tonalità. Questa sicuramente sarà la prossima che utilizzerò perché mi piace questa tonalità di colori. Sono gomitoli da 200 grammi, ma guardate quanto me ne è avanzato, io già l'ho realizzata la stola e questo comunque è l'avanzo di un gomitolo da 200 grammi. Ci esce sicuramente un altro piccolo progetto, magari una stola un po' più piccola. Comunque, detto questo, non mi perdo in chiacchiere e procedo con il mio lavoro. Come vi ho già detto, il procedimento resta sempre lo stesso, solo che ogni 8 righe dobbiamo andare a saltare l'ultimo punto. Quindi procediamo in questo modo. Vi lascio il totale di righe di lavorazione qui in alto sullo schermo insieme alla misura in centimetri. Raggiungiamo quelle misure e poi ci rivediamo.
Bene, una volta lavorate tutte le righe, io ne ho lavorate 72 in totale, tralasciando il modulo di avvio, quindi proprio il gruppetto iniziale. Sono 72 righe suddivise in gruppi da 8 ed ho raggiunto sul lato più lungo, quindi misurando tutto questo lato più lungo, ho 141 cm per 71 per quanto riguarda il lato più corto. Quindi a questo punto, una volta lavorate tutte le righe, possiamo tranquillamente andare a tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Una volta terminata la lavorazione, questo sarà il risultato. Ovviamente l'avrete già visto nell'anteprima. Comunque è un progetto, come avrete visto, molto semplice. Potete indossarla come volete, io in genere la indosso a sciarpina e tra l'altro potete personalizzarla anche secondo i vostri gusti, quindi andare ad applicare uno charm o una nappina sulle due punte, oppure dove ci sono tutte le scanalature mettere delle nappine. Insomma, potete personalizzarla secondo i vostri gusti. Io spero che questo progetto vi piaccia. Oltre ad essere un bel progetto ed avere dei bei colori, è anche molto caldo grazie a questo filato, quindi super approvato. Se volete provarlo trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto dedicato a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Come vi avevo chiesto anche nel precedente tutorial del Bactus, se volete vedere altri progetti di questo genere fatemi sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, se realizzate questo progetto taggatemi nei vostri lavori così potrò ricondividerli. Continuate ovviamente a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!